Per anni si è dibattuto su questo argomento e la narrativa si è sempre spaccata in due fra chi afferma che si tratta semplicemente di una mutazione già ampiamente spiegata e chi invece non è convinto. Cosa nasconde il fattore RH negativo? Oggi, cari amici, torniamo a parlare di uno degli argomenti più interessanti di sempre. Oggi parleremo di scienza, parleremo di noi stessi e del fattore RH negativo. Da dove proviene? In molti diranno: dai, ma sul serio? Siamo ancora a parlare di questo? Ne sentivo parlare sui blog dei bufalari 10 anni fa. Io ti garantisco che nessuno ti ha mai spiegato come si deve questa anomalia. Ti metterò davanti agli occhi pubblicazioni scientifiche ufficiali che solleveranno nuovi dubbi su questo tema. Provare per credere. Arriva a fine video e poi commenta nella maniera che ritieni più adeguata. Per capire l'anomalia, perché di questo si tratta, che sia prodotta da una mutazione o da qualcos'altro, è a tutti gli effetti un'anomalia. C'è per forza bisogno di comprendere in che modo viene determinato il fattore positivo rispetto a quello negativo. C'è per forza bisogno di fare un corso iperaccelerato in merito al sangue e alle sue caratteristiche. Vieni con me perché ti trasporterò nel mondo delle domande senza risposta. Cosa vuol dire fattore RH negativo? Non è difficile, ok? Il fattore RH è una particolare sostanza capace di indurre una risposta di difesa, un antigene, che può essere presente o meno sulla superficie dei globuli rossi del sangue. Alcune persone ce l'hanno e altre no. Se hai questo antigene sulla superficie dei globuli rossi, detieni un fattore RH positivo, altrimenti sei RH negativo. In questo caso parliamo dell'antigene D, ossia il più importante, e pensate che è presente nell'85% della popolazione mondiale. Chiaro? Quindi l'85% della popolazione mondiale detiene un fattore RH positivo e il 15% negativo. Solo una piccolissima percentuale della popolazione mondiale detiene un RH negativo e ancor meno un gruppo sanguigno 0 RH negativo. E oggi ne approfondirò personalmente il mistero, estrapolando tutto quello che c'è da estrapolare, quindi concentrati perché potenzialmente Darwin cadrà dalla sedia. La prima descrizione dei 3 principali gruppi sanguigni A, B e 0 risale ai primi anni del Novecento. Sia i singoli gruppi che la loro combinazione contribuiscono a formare un sistema di 4 gruppi sanguigni maggiori: A, B, AB e 0. Non tutti i tipi di sangue sono uguali, no? Quindi la scienza che cosa ha fatto? Li ha semplicemente suddivisi inizialmente in 4 gruppi. È facile. I gruppi A, B e AB hanno capacità antigenica e quindi possono stimolare la produzione di anticorpi in condizioni di incompatibilità. Quindi non possono donare a tutti, ok? Al contrario, il gruppo 0 manca di attività antigeniche e quindi non stimola la produzione di anticorpi, e il sistema di compatibilità dei soli gruppi A, B, 0 è stato utilizzato come indicazione principale alla trasfusione per 40 anni, nonostante si mostrassero in molti casi complicazioni cliniche. Pur rispettando questo sistema, da cosa erano dovute quindi queste complicazioni? La verità è che non bastava tenere di conto solo il sistema principale dei 4 gruppi. Ebbene no, le complicazioni cliniche erano dovute da quello. Nel 1940 il medico e biologo Karl Landsteiner scoprì il fattore RH attraverso l'antigene D di cui vi ho parlato prima, e a quel punto si resero conto, attraverso alcuni esperimenti con i primati, con i macachi, te lo giuro, vi giuro, con i macachi disevoluti, che non solo bisognava tenere di conto il sistema principale AB0, ma anche se questi sistemi presentassero o meno l'antigene D, capendo se i rispettivi sistemi A, B e 0 fossero positivi o negativi, garantendo una totale compatibilità sui soggetti umani. Ecco, fin qui tutto bene. L'antigene D, che, lo ripeto, è ciò che determina in sua presenza o assenza se un gruppo sanguigno è positivo o negativo, è sempre presente nelle scimmie. Infatti, da un punto di vista evoluzionistico, ci riconduce alle scimmie ed è presente nell'85% dei soggetti umani. E allora scusami, il 15% dei soggetti che non hanno l'antigene D e che quindi presentano un fattore RH negativo, da chi discendono? Ma dai, sicuramente non c'è da porsi questa domanda, diciamo che si tratta di una mutazione e sono tutti più tranquilli, no? Questo è esattamente quello che dice la scienza. Ti dice tranquillo perché si tratta di una mutazione. Ora,
Perdonami, ma voglio vederci chiaro. Segui fino alla fine ogni parte del video perché è di fondamentale importanza. Vi siete mai chiesti se e come si eredita il gruppo sanguigno? Ebbene, la risposta è molto semplice. Sì, si eredita in quanto è determinato geneticamente dalla mamma e dal papà, il cui patrimonio viene trasmesso metà ciascuno al bambino. Molto semplice ed elementare, no? Ecco, ci possono essere ovviamente delle varianti, ma parliamo di fattori 100% ereditari. E allora come può essere che se la madre è di gruppo sanguigno negativo e il bambino è di gruppo sanguigno positivo si creano gravissimi problemi durante la gestazione? Hai capito bene? Una volta per tutte ti spiegherò nel dettaglio questa metrica in maniera molto semplice. Se sia la mamma che il papà hanno fattore RH negativo, non bisogna preoccuparsi, no? Mentre se il fattore RH materno è negativo e quello paterno è positivo, potrebbero esserci dei problemi. Il bambino, infatti, potrebbe ereditare dal padre il fattore positivo e sviluppare un'incompatibilità con il sangue della mamma che lo tiene in grembo. Chiaro? Ora, ti starai chiedendo, scusa, ma com'è possibile che la natura, così perfetta che elimina da sola nel corso dell'evoluzione le anomalie e le mutazioni naturali, permetta una discrepanza evolutiva talmente enorme? Perché poi ne va dell'evoluzione, visto che si parla di gestazione, no? Non è possibile che generi una risposta di incompatibilità con il sangue del tuo sangue che generi dal tuo corpo, non trovi? E invece è proprio quello che succede. Ci sono delle incompatibilità che letteralmente, lascia stare quello che ti diranno e le giustificazioni che forniscono, tra poco te ne renderai conto, incompatibilità che letteralmente la scienza non è ancora riuscita a spiegare. Com'è possibile che per colpa del gruppo sanguigno negativo della madre si rompano letteralmente in emolisi i globuli rossi del feto? Non trovi che sia una cosa incredibile? L'organismo della madre potrebbe sviluppare anticorpi contro l'antigene RH del figlio che attraverso la placenta possono danneggiare i globuli rossi del bambino e causare la malattia emolitica del neonato. Una sorta di risposta infiammatoria, come se il tuo corpo identificasse come estraneo il corpo che hai generato. Starete con me, penso anche i medici più onesti siano concordi nel dire, infatti ho letto anche qualcosa, che non parliamo di una cosa del tutto naturale, non trovate? Deve essere parecchio strano questo gruppo sanguigno per causare tutto questo, non trovi? Segui il video fino alla fine perché tra poco solleverò un polverone. Secondo la scienza convenzionale, l'RH negativo è il frutto di una mutazione che si è verificata in un periodo relativamente recente, circa 35.000 anni fa, e che poi si è diffusa fino a raggiungere l'attuale tasso di penetrazione nelle popolazioni umane e che, nonostante la mancanza dell'antigene D, si tratta di una normale tipologia di sangue. Può darsi, no? Alla fine non siamo medici, dovremmo stare a sentire gli esperti, no? Certo, peccato però che il sangue è un fattore molto stabile e raramente soggetto a mutazioni ereditarie. E poi se è così normale, perché si crea una sorta di reazione allergica fra madre e nascituro in gestazione? La verità, cari signori, è che una situazione simile si crea, lo sai quando si crea? Si crea quando proviamo a ibridare gli animali e otteniamo scarsi risultati. Quando incrociamo per esempio asini e cavalli per la produzione di muli, il mulo nasce in salute, sì, ma è sterile, chiaro? Incapace di riprodursi. Questo è logico perché si tratta di un incrocio artificiale che non esiste in natura. Ora, senza disturbare gli Anunnaki, da cosa nasce questa anomalia negli esseri umani? Inoltre la distribuzione geografica del fattore negativo è molto ambigua. Pensate che solo il 4% degli africani e l'1% degli asiatici presenta un gruppo sanguigno negativo. Sembra che si sia distribuito solo in zone geografiche ben precise questo fattore. La maggiore affluenza per esempio è in Europa. Ma secondo quale criterio? Nessuno te lo spiega, tanto è solo una semplice mutazione, no? Mutazione, aggiungerei, che produce in gestazione risposte molto simili a quelle che vediamo quando proviamo a ibridare gli animali. Ora, se non si spiega, significa automaticamente che siamo stati ibridati da esseri extraterrestri in un remoto passato? Ma ovvio che no. Non ci sono abbastanza dati per dirlo, però più approfondivo questa ricerca e più mi rendevo conto che la scienza aveva veramente poco da dirci.
Nel 2012 uno studio pubblicato sulla rivista Human Genetics e riportato sulla National Library of Medicine ha cercato di scoprire se il fattore RH negativo avesse un vantaggio o un qualcosa che lo avesse mantenuto in vita nel nostro patrimonio genetico. E questa domanda è stata posta proprio perché la natura altrimenti tende ad eliminare le anomalie, no? Le mutazioni inutili e quant'altro. La verità, signori, è che carte ufficiali alla mano non hanno trovato alcun chiaro beneficio, niente che portasse geneticamente a capire il perché questo fattore negativo sia sopravvissuto. Il che li ha portati a concludere che se ne è mai esistito uno, allora è avvenuto nel nostro passato evolutivo e non ha alcun significato oggi. O forse il gruppo sanguigno si verifica a causa di un cambiamento casuale, mere speculazioni prive di senso compiuto che non sono riuscite minimamente a spiegare sotto nessun punto di vista scientifico l'origine, attenzione alle parole, l'origine del fattore RH negativo. A tutti gli effetti un'anomalia inspiegabile dalla scienza, in merito alla quale nessuno ancora oggi ha portato prove concrete in merito alla sua natura, e la pubblicazione scientifica ufficiale presente su di un sito ufficiale del governo americano lo prova. Questa pubblicazione di Human Genetics non ha scoperto nessun vantaggio per il quale il fattore RH negativo dovrebbe esistere. Dovrebbe essere sopravvissuto nei millenni. Nessuno in pratica è riuscito a produrre una spiegazione logica attraverso il processo scientifico che spieghi questo fattore. E se mi permetti, non sono un medico ricercatore, ma se mi permetti, bollare determinate teorie alternative come bufale complottiste rispondendo che semplicemente si tratta di una mutazione perché non sai niente in merito, non risponde a tutti i quesiti sollevati. La pubblicazione scientifica parla del fattore RH negativo come di un puzzle irrisolto della genetica umana. Carte ufficiali. Sempre dal sito ufficiale del governo, consultando la National Library of Medicine, in questa pubblicazione scientifica del 15 aprile 2022 leggiamo qualcosa che davvero potrebbe accenderci la lampadina. Gli individui RH negativi sono meglio protetti contro le malattie infettive e hanno una salute complessivamente migliore. Tuttavia, i potenziali meccanismi che contribuiscono a queste associazioni non sono ancora stati definiti. Cioè praticamente non sanno niente, ok? Non riescono a identificare determinati meccanismi genetici correlati al fattore. I nuovi studi, di cui ovviamente nessuno vi parlerà mai, cari signori, riferiscono che questa anomalia dell'essere umano in qualche modo migliora la salute dell'individuo. Praticamente unire i puntini diventa sempre più difficile, perché a questo punto una persona dotata di un cervello si chiederebbe: ma come? Una mutazione casuale, come spiega la scienza, che ha implicazioni precise, molto precise sulle malattie infettive? Ovviamente a fine video, come sempre, sul mio canale Telegram condivido i link ai siti ufficiali così che possiate scaricare i PDF delle pubblicazioni e approfondire. Vi ricordate prima, no? Che ho brevemente riferito che sembra che il fattore RH negativo sia geolocalizzato in modo molto preciso, no? Ebbene, i baschi, le etnie basche, presentano il più alto numero di soggetti al mondo che presentano il fattore RH negativo. Questo non viene detto speculando, ma dati ufficiali alla mano direttamente con una pubblicazione di Human Genetics della National Library of Medicine, che ci riferisce che i nostri risultati sono in accordo con studi precedenti, con i baschi che presentano la più alta frequenza di delezione RH negativo, 47,2%. La caratteristica genetica più sorprendente è la più alta frequenza dell'allele negativo del gruppo sanguigno RHD. Arrivando ai baschi, signori, c'è per forza di cose bisogno di realizzare un approfondimento. È davvero un caso che il più alto numero di individui che presentano un fattore RH negativo siano fra le popolazioni basche? Quella che state guardando, cari signori, è la pubblicazione scientifica ufficiale che dimostra la prevalenza nei baschi a livello mondiale del fattore RH negativo. Ok? Carte ufficiali, studi sottoposti a revisione paritaria, e vi assicuro, continuo a seguire il video, vi assicuro che non è un caso.
I baschi sono un'etnia del tutto fuori dal mondo che vi consiglio di approfondire. Questa pubblicazione scientifica ufficiale dimostra che il fattore RH negativo è presente in maniera sostanziale fra le etnie basche. I baschi mostrano caratteristiche culturali, demografiche e genetiche specifiche che li hanno collocati come una popolazione isolata e unica in Europa, ok? Come la loro lingua non indoeuropea. Vatti a cercare che cosa significa. Parliamo dell'Euskara, la lingua dei baschi, l'Euskara. Storicamente hanno vissuto lungo i Pirenei occidentali tra Spagna e Francia, in uno dei più importanti rifugi glaciali europei durante l'ultimo massimo glaciale. I sopravvissuti all'era glaciale, un'antica stirpe di uomini che geneticamente, e tra poco vedrete degli studi, si differenzia da molti individui sul pianeta. Chi sono questi baschi? Ne hai mai sentito parlare? Se non lasci like sei un tacchino. Negli ultimi decenni queste persone sono state al centro di intense... Così, se non lasci like sei un tacchino, parte l'ictus. Negli ultimi decenni queste persone sono state al centro di intense ricerche di ogni tipo, no? A causa dei loro singolari tratti culturali e biologici. Avete capito bene? Biologici. Che, con forte controversia, li hanno collocati come una popolazione eterogenea, isolata e unica. Ora, nella pubblicazione scientifica che racconta le stranezze dei baschi si usa la parola eterogeneo. E sai cosa significa la parola eterogeneo? Significa di diversa natura. Capito il linguaggio umano quanto è importante? Tuttavia c'è ancora un vivace dibattito sulla loro storia e sulla presunta singolarità a causa dei limiti degli studi precedenti. In questa pubblicazione ufficiale invece che state guardando sono stati analizzati i dati dell'intero genoma basco e dei gruppi circostanti che non parlano la loro lingua a livello microgeografico. In questo studio che state guardando, cari signori, sono state analizzate un totale di circa 629.000 varianti dell'intero genoma in 1970 campioni moderni e antichi, inclusi 190 nuovi individui provenienti da 18 località di campionamento nell'area basca. Un bello studio, ok? E per la prima volta nella storia sono state eseguite analisi locali e su vasta scala di dati sull'intero genoma che coprono l'intera regione franco-cantabrica, combinando metodi basati sul fattore RH. Questi risultati mostrano una chiara differenziazione dei baschi dalle popolazioni circostanti, ok? Situati in una posizione intermedia. Inoltre si osserva una forte differenziazione genetica all'interno dei baschi con una correlazione significativa con la geografia. Infine, la differenziazione basca rilevata non è da attribuire ad un'origine esterna rispetto ad altre popolazioni iberiche e circostanti che avevano attraversato migrazioni da chissà dove. Invece, questo studio ufficiale, signori della National Library of Medicine, mostra che tale differenziazione nel patrimonio dei baschi risulta dalla continuità genetica a partire dall'età del ferro. Ergo, riassumo in 2 righe, te lo spiego in italiano comprensibile rispetto a quello che c'è scritto qui. Non si sa questa etnia da dove provenga e guarda caso, ma guarda che caso, il 47% dei baschi attualmente presenta il fattore RH negativo, che a sua volta non si sa da dove proviene. E penso che dopo questa, signori, siamo rimasti tutti quanti con più domande che altro. Però, dai, da che non sapevamo praticamente niente, adesso, grazie a questo video, sappiamo che è comparso circa 35.000 anni fa. Da dove, da chi, in che modo, nessuno lo sa. Sappiamo che il 47% dei baschi sono RH negativo, mentre complessivamente è talmente raro da essere presente solo nel 15% della popolazione mondiale. Sappiamo attraverso nuovi studi che questa anomalia dell'essere umano in qualche modo, non si sa ancora come, ma in qualche modo migliora la salute dell'individuo. Sappiamo che l'incompatibilità fra madre e nascituro è qualcosa di totalmente innaturale e sappiamo che a quanto pare questo fattore si è distribuito in zone geografiche circoscritte. A voi le conclusioni. Ripeto, a voi le conclusioni. Se questo video arriva a 20.000 like, realizzerò la seconda parte. Hai capito bene? C'è ancora molto da dire.
clicca sul tasto dei like se sei arrivato a questo punto del video e pensi che ti sia risultato interessante, aiutami con un semplice like e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Se pensi che ne valga la pena, fammi crescere. Vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un forte abbraccio e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!